Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo di ritorno dopo 1 anno e 3 mesi nella pista più pericolosa e più bella d'Italia. Dico secondo me perché sapete poi la gente si triggera su questo. Come potete ben vedere lì dietro, oddio, c'è il solito bombardone, c'è il Boneros che sta lavorando. Prima di andare al sodo vi ricordo che un sacco di voi stanno vedendo i video ma non sono ancora iscritti al canale, quindi mi raccomando supportate il canale, anche perché negli ultimi mesi la crescita è stata pazzesca. Tornando a noi, l'anno scorso 49,6 in qualifica, che è un gran bel girare. Qui siamo con un motore stock per non fare chilometri sul bombardone, quindi questa giornata e mezza servirà più che altro per mettere a posto la ciclistica, l'elettronica e il launch control, dato che non so se vi ricordate la partenza di Misano è stata un disastro. Quindi adesso con questi 36 gradi all'ombra penso che si vedano, fa un caldo infernale, ci mettiamo la tuta e entriamo in pista. Primo turno non male, 51 basso, ho fatto un po' fatica perché come avete visto con Vitali facevo un po' l'elastico e non riuscivo a passare, non ho sfruttato la gomma nuova. Comunque in ogni caso pronti via, non è male, non è malaccio. Adesso il Bonero sta lavorando su qualcosa che non mi è dato sapere. Una modifica forcella segreta, segreta. Roba della nave. Molle, roba di molle. Roba pericolosa. Roba pericolosa, quindi vuol dire la roba pericolosa di solito è la roba di molle, più che altro perché facevo un po' fatica in inserimento, sentivo proprio che quando portavo l'ultimo pezzo di freno in mano mi chiudeva un po' l'anteriore, quindi vediamo di dargli un po' più di sostegno. E poi abbiamo fatto un'altra modifichina da Misano, che sarebbe questa, dei raffreddapinze che dovrebbero darci una mano. Non ho sentito tantissima differenza, l'unica cosa che ho sentito è che recupera un po' la corsa del freno quando vai a rallentare e ci mette meno tempo, però niente di incredibile. Adesso modifiche fatte, entriamo per il secondo turno e vediamo un po' cosa tiriamo fuori, anche perché ho già dato un occhio, come avete visto, a Aprilia e Ducati e vanno forte forte forte, e dato che qui si girerà veramente tanto, arriveranno tutti al massimo delle proprie potenzialità e sarà tosta. Però sapete, settembre, pioggerellina, non si sa mai. Come i più attenti di voi sapranno, non ho mai fatto vedere il lavoro del freno posteriore per due semplici motivi. Il primo, che nelle altre piste si usa veramente poco perché l'elettronica ormai è tanto avanti, quindi fa gran parte del lavoro. In secondo luogo perché nelle altre piste in generale si usa comunque poco. Qui a Imola invece, dove con la variante bassa e la variante alta, ripartenze veramente prima seconda, si usa veramente tanto, anche per colpa di questi vari saliscendi. Quindi, come potete vedere, me l'avete chiesto per tanto tempo, nel prossimo tour vi faccio vedere tutto il lavoro che c'è dietro per far galleggiare la moto il più possibile e cercare di non farla impennare troppo e non farla stare troppo giù. È proprio un'arte. E vi chiederete perché qui l'elettronica magari funziona meno bene rispetto ad altre piste. Non è che funziona meno bene, è che hai così tanti saliscendi, così tanti bump, tagli cordoli, che un po' l'elettronica fa fatica a capire cosa sta succedendo, quindi è meglio andare alla vecchia maniera. Poi sono contentissimo perché, come avete visto, best lap dopo 6-7 giri, sono veramente veramente contento. 54. Abbiamo fatto il mio giro in gara dell'anno scorso migliorando di un decimo perché avevamo fatto 50 e mezzo. Aprilia e Ducati sono lì più o meno vicinissime, i tempi sono più o meno uguali, soprattutto pensando che questo è il motore stock con una marea di chilometri praticamente di serie, ballano 20-25 cavalli.
dire mi stai sul cazzo perché non riesco a passare questo cazzo. Cioè, è stato forte. Porca odiosissimo. Vabbè dai, mi sento un po' dietro, mi lascia strada e si attacca. Sto cazzo. Quando ti ho visto ho fatto Mi avevi visto prima? No, forse è vero. Ho fatto l'impennatina, poi ti ho visto e ho detto, adesso ti faccio spingere a te. Ok. Si è messo un po' dietro. Hai detto, devo ripassare. Lo subito, devo ripassare. Cioè, immediatamente un giro e boom, vabbè. Entriamo e... però non ti voglio vedere, perché sennò poi ci ingarrigliamo. No, dai, un po' di gusto. È più divertente. Devo essere sincero, non so se è più bella Imola o il Mugello. Forse qui si respira un'aria diversa perché ci veniamo veramente poche volte all'anno. Guardate che roba, bellissimo. Ripeto, per tutte le questioni di rumore che sapete, cioè, che è ridicolo, diciamo, costruiamo le case intorno alla pista che ci costano meno e poi però rompiamo le palle per il rumore. Mi sembra una cosa veramente accurata e intelligente. Detto questo, è un peccato non poterla sfruttare per più volte all'anno. Ci godiamo questi pochi giorni per scannarci dentro. Io devo essere sincero, sono soddisfatto di questa giornata. Ripeto, motore veramente stock. Tra meno di un mese saremo lì, speriamo in prima posizione, per le 2 gare doppie che correremo qui a Imola. Un po' la tensione si fa già sentire perché, come al solito, ogni gara per il mio caso sarà decisiva, lo sapete. Ho sculato a Misano, speriamo di sculare anche qui, anzi speriamo di partire e andarmene senza troppi problemi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina. Gas, e mi godo questi ultimi 3 giorni di vacanza. Ciao!